La trasfigurazione di Gesù, la luce sul monte Tabor. Sul monte il silenzio è profondo. Il vento accarezza le rocce e la luce del tramonto tinge d'oro il sentiero che sale. Gesù cammina davanti, con passo calmo e deciso. Dietro di lui, Pietro, Giacomo e Giovanni cercano di tenere il ritmo. Non sanno ancora che quella salita cambierà per sempre il loro sguardo sulla vita, sulla fede e su Dio. 1. L'ascesa al monte. Ogni salita nella Bibbia è simbolo di incontro. Mosè era salito sul Sinai per ricevere la legge. Elia aveva cercato Dio sull'Oreb. E ora Gesù sale sul monte Tabor per rivelare la pienezza della sua gloria. Il cammino è faticoso. Le pietre feriscono i piedi, il respiro si fa corto. Ma è nella fatica che si prepara l'incontro con il divino. Nella vita spirituale, le salite rappresentano quei momenti in cui dobbiamo lasciare il mondo dietro di noi, le nostre preoccupazioni, i nostri rumori interiori, per cercare un luogo di silenzio e di luce. Gesù non porta con sé tutti i discepoli, ma solo 3, Pietro, Giacomo e Giovanni. Li sceglie non perché siano migliori, ma perché avranno bisogno, più avanti, di ricordare la luce quando arriverà l'oscurità del Getsemani. È come se Gesù volesse imprimere nel loro cuore un bagliore, una forza interiore che li sosterrà nei giorni della paura. 2. La preparazione del cuore. Arrivati in cima, Gesù si allontana un poco e comincia a pregare. Il Vangelo dice: mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e le sue vesti divennero candide come la luce. La preghiera è il luogo dove avviene la trasfigurazione. Quando l'anima entra in comunione con Dio, la luce non resta fuori, ma scaturisce da dentro. Gesù non riceve una luce esterna, è Lui stesso la fonte della luce divina. In quel momento, la sua natura umana si apre come una finestra che lascia intravedere la gloria eterna del Figlio di Dio. I discepoli, stanchi dal cammino, si assopiscono per un istante. Ma quando riaprono gli occhi, vedono qualcosa che non potranno mai dimenticare. 3. La luce sul monte Tabor. Gesù è trasfigurato. Il suo volto risplende come il sole e le sue vesti diventano bianche come la neve. La gloria di Dio, nascosta nella carne umana, si manifesta in tutta la sua bellezza. La luce non acceca ma consola, non spaventa ma rivela. È una visione che tocca il cuore di ogni uomo che cerca Dio. La luce che trasforma, la luce che guarisce, la luce che libera dalla paura. Mentre i discepoli osservano, 2 figure appaiono accanto a Gesù, Mosè ed Elia. Sono i rappresentanti della legge e dei profeti, i testimoni della lunga storia d'amore tra Dio e l'umanità. Parlano con Gesù del suo esodo, cioè della sua passione che si compirà a Gerusalemme. Il Tabor anticipa la croce. La gloria non elimina la sofferenza, ma la illumina. 4. Mosè ed Elia. La rivelazione della continuità. Mosè aveva visto il volto di Dio solo di spalle, perché nessun uomo può vedere Dio e restare vivo. Ora invece contempla la gloria del Figlio. Elia, che era stato rapito in un turbine di fuoco, ora si ferma davanti alla vera fiamma dell'amore, quella che non brucia ma trasfigura. Il Vecchio e il Nuovo Testamento si incontrano sul Tabor. La legge e la profezia trovano compimento in Cristo. Tutto ciò che era stato promesso ora si realizza in Lui. Il dialogo tra Gesù, Mosè ed Elia è come un ponte tra cielo e terra, tra passato e futuro, tra promessa e compimento. 5. Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro, sempre impulsivo, non riesce a contenere la meraviglia. Signore, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Vorrebbe fermare il tempo, imprigionare la luce, restare in quell'estasi per sempre. Ma la fede non è fuggire dal mondo, è portare quella luce dentro la realtà quotidiana. Gesù non risponde. In quel momento, una nube luminosa li avvolge, e dalla nube si ode una voce che dice: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». 6. La voce del Padre. È la stessa voce udita al Giordano, ma ora non parla solo a Gesù. Parla ai discepoli, parla a noi. Dio non chiede di vedere la gloria, ma di ascoltare il Figlio. L'ascolto è il vero luogo della trasfigurazione. Chi ascolta la parola con il cuore aperto comincia a cambiare dentro, a essere trasfigurato lentamente dallo Spirito. I discepoli cadono con la faccia a terra, presi da timore e stupore. Gesù si avvicina, li tocca e dice: «Alzatevi e non temete». Quando rialzano gli occhi, non vedono più nessuno, se non Gesù solo. 7. La discesa dal monte. Il momento della gloria è finito. Bisogna scendere dal monte.
tornare nella valle dove la vita è concreta, dove ci sono le sofferenze, i malati, i dubbi, i fallimenti. La fede non serve a fuggire dal mondo, ma a portare la luce del Tabor nelle ombre della terra. Gesù ordina loro di non parlare a nessuno di quella visione finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. La vera luce si comprenderà solo dopo la notte del Calvario. Solo chi passa attraverso la croce capisce davvero la trasfigurazione. 8. La trasfigurazione nella nostra vita. Ogni cristiano ha il suo Tabor. È quel momento in cui, nel silenzio della preghiera, nella messa, in un gesto d'amore, sentiamo la presenza viva di Dio che ci illumina. Ma subito dopo arriva anche la discesa, la prova, la valle. E allora dobbiamo ricordare la luce, come fecero Pietro, Giacomo e Giovanni. La trasfigurazione non è un episodio lontano nel tempo. È un'esperienza interiore possibile ogni volta che lasciamo Dio entrare davvero nella nostra vita. Quando perdoniamo, quando amiamo, quando accogliamo, anche il nostro volto cambia, si illumina, riflette un po' della luce di Cristo. 9. Riflessione finale. La luce che trasfigura il mondo. Nel buio del nostro tempo, dove la paura, la rabbia e l'indifferenza sembrano vincere, la trasfigurazione ci ricorda che la vera bellezza nasce dalla luce di Dio, una luce che non è fatta di riflettori o apparenze, ma di pace interiore, di amore silenzioso, di fiducia che non crolla. Gesù sul Tabor non è solo un miracolo del passato, è una promessa viva che attraversa ogni cuore che crede. La sua luce non abbaglia, accompagna. Non divide, unisce. Non impone, invita. E noi, come i 3 discepoli, possiamo solo dire con stupore: Signore, è bello per noi stare qui, ma subito dopo dobbiamo scendere per portare quella luce agli altri, nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro, tra gli amici, ovunque ci sia bisogno di un raggio di speranza. Conclusione. La trasfigurazione è il simbolo del cammino spirituale di ogni anima. Si parte dal basso, si sale tra fatiche e dubbi, si incontra la luce e poi si torna nel mondo, ma non più gli stessi, perché chi ha visto anche un solo bagliore della gloria di Dio non può più vivere come prima. Dentro di lui resta un seme di luce, una certezza silenziosa che, nonostante tutto, Dio è presente, Dio è amore, e la luce vince sempre la notte.